quanti soldi hai speso per quell'amplificatore con effetti che usi soltanto al 20%? Probabilmente stai facendo lo stesso errore che facevo io fino a qualche settimana fa. Nei prossimi minuti ti farò vedere come sfruttare al massimo la tua strumentazione con una soluzione geniale che costa meno di una cena per due. E la cosa più incredibile è che tutto sta comodamente in questa tasca. Ma prima di svelarti la soluzione ti dico una verità scomoda che probabilmente nessuno ti ha mai detto. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la domanda che vi faccio è: quanti soldi avete speso per la vostra strumentazione? Ogni giorno vediamo pubblicità di chitarristi famosi che ti fanno pensare che il loro suono dipenda da quell'amplificatore o da quella pedaliera costosa. Quello che però non ti dicono è che per un professionista ottenere quel suono è molto facile perché ce l'ha in testa. Tempo fa vidi un video di Gio Satriani che suonava in saletta con una chitarra tipo Strato, con i single coil e addirittura senza leva. Eppure ragazzi aveva il suo suono inconfondibile. A fine video andate a vederlo, vi lascio il link in descrizione. Per cui la prima cosa è capire come sfruttare al massimo ciò che avete in casa. Vediamo come, ma prima vi faccio vedere il mio setup casalingo e perché riesco a sfruttarlo al massimo con la scatoletta che ho in questa tasca. Partiamo dall'amplificatore. Per suonare in casa uso il Pulse Mini della Hoton, un mini ampli da 5 watt che da qualche settimana ha sostituito il mio Spark Go che ho regalato a mio cognato. Sto aspettando ancora quella famosa cena di pesce. Guardate le dimensioni, nonostante stia nel palmo della mia mano, all'interno ha 52 modelli di amplificatori, 48 cabinet inclusi degli impulse responses della Celestion e 191 moduli effetti. Lo collego al computer o al tablet, ci registro, posso farci reamping e la batteria mi permette più di 11 ore di autonomia. E rispetto all'ampli che avevo prima, questo ha un piccolo schermo LCD che è molto comodo e con i due pulsanti ai lati posso scorrere avanti e indietro e cambiare i preset o le setlist memorizzati. La tecnologia simula il comportamento delle valvole in base al proprio tocco ed è la stessa tecnologia del fratello maggiore Pulse che ho recensito tempo fa qui sul canale. Questo significa che quando suoni piano hai un suono pulito, quando invece attacchi la corda con più forza ottieni quella distorsione simile ad un amplificatore vero. La qualità audio è molto buona, specie in cuffia ragazzi, ma rispetto al fratello maggiore manca un po' di basse frequenze per via del piccolo cono da 2 pollici. Al lato hanno messo anche questo piccolo sistema tipo bassa reflex che aiuta nella percezione delle basse frequenze. Per casa e per i viaggi comunque per me è comunque un'ottima soluzione, anche perché fa anche da cassa Bluetooth se vuoi ascoltare un po' di musica. Ma come tutte queste diavolerie moderne ci sono due problemi. 1. Come cambio preset senza staccare le mani dalla chitarra? E 2. Se mentre suono volessimo attivare uno o più effetti o passare da un clean a un crunch, come fare? La gestione di questi mini ampli avviene solitamente tramite la propria app, che ovviamente è comoda perché puoi scegliere il tipo di effetto, modificare i parametri, spostare l'ordine dei 7 moduli in catena oppure salvare i preset o le set list. Tutto comodo nella fase di programmazione, ma se volessimo farlo al volo mentre stiamo suonando? La soluzione ragazzi ce l'ho in questa tasca ed è il Pulse Control, un controller MIDI che permette di gestire ampli ed effetti grazie alla connessione USB o Bluetooth fino a una distanza di 10 metri. E se i due switch non ti bastano, prendi un cavetto TRS e ci colleghi quest'altra scatoletta. Dove l'ho messo? L'Ampero Switch Plus. E questo ragazzi è il mio setup casalingo con la flessibilità di una piccola pedaliera al costo di una cena di pesce. Ogni riferimento a mio cognato è puramente casuale. Vediamo quindi come usare questo setup in 3 scenari tipici che potrai replicare con la tua strumentazione. Non ti ho detto infatti che il Pulse Control si connette a qualsiasi dispositivo dotato di MIDI, quindi non solo amplificatori o modeler, ma anche pedaliere, computer, workstation. Anzi, sono curioso di sapere qual è il vostro setup casalingo e quanto avete speso. Scrivetelo con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Iniziamo con il primo scenario, suonare in casa, magari anche di notte. Collego le cuffie direttamente al jack del Pulse Mini e
e con il potenziometro controllo il volume generale, il volume della chitarra e il volume della sergente Bluetooth, ad esempio una base che mando dallo smartphone. Connetto il pulse control all'app tramite il pulsante Bluetooth, imposto la prima modalità e infine lo collego sempre via Bluetooth al Pulse Mini. In pochi secondi i primi due switch controllano il cambio di preset o della song, indietro e avanti, senza staccare le mani dalla chitarra e senza alcuna latenza. Gli altri due invece attivano la drum machine e impostano il tap tempo. Questo setup, ragazzi, è comodo per studiare in casa su uno dei tanti ritmi presenti in questo amplificatore o se fate ad esempio lezione ad un allievo. Ma se questa facilità d'uso ancora non vi soddisfa, è nel secondo scenario che tiriamo fuori tutta la potenza del pulse control, perché la potenza è nulla senza controllo. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un riverbero a convoluzione e clonatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Ma in questa seconda modalità è come se avessimo davanti a noi una pedaliera fisica. I 4 switch controllano 4 moduli effetti all'interno del nostro preset. Vediamo un esempio con un suono ideale per il rock blues. Oltre ad un'ampia e una cassa virtuale ho messo un overdrive nel modulo pre, un effetto di modulazione nel modulo EQ Mod, un delay nel modulo FX1 e un riverbero nel modulo FX2. È una piccola catena simile a quella che userei dal vivo e che ora posso utilizzare ovunque mi trovi, come se avessi proprio una pedaliera fisica con me. E la flessibilità è poter passare da un suono clean con un leggero effetto di modulazione a un crunch con un po' di riverbero oppure a un lead carico di delay e soprattutto senza mai staccare le mani dalla chitarra. Aggiungiamo un po' di tremolo. Leviamo il tremolo, mettiamo un leggero riverbero. Leviamo il riverbero, inseriamo il delay. Aggiungiamo il distorsore. Ma ragazzi, se tutto questo vi sembra troppo, non avete ancora visto il terzo setup. Il terzo scenario è comodo se volete avere dei preset stabiliti, ad esempio un suono clean, un crunch, un distorto, e in questo caso i 4 switch scorreranno avanti e indietro tra i preset e attiveranno due funzioni fondamentali se suonate dal vivo: l'accordatore e il tap tempo per mettere a tempo gli effetti con i BPM del brano. Ovviamente potete impostare più suoni, ognuno per il brano che state suonando, e richiamare tutto senza staccare le mani dalla chitarra. E se poi avete anche un pedale di espressione, potete collegarlo all'ingresso del pulse control e modificare in tempo reale, ad esempio, la coda di un reverbero o la velocità del tremolo. Io da qualche tempo uso il Wong Press, che è il wah-wah di Cory Wong, che ha due modalità di suono con
il controllo della frequenza del filtro e combina anche pedale di volume e di espressione. Risparmio quindi spazio prezioso e elimino la necessità di 3 pedali separati. Ad esempio in questo setup posso usarlo come wah-wah collegandolo all'ingresso dell'ampli oppure come controller collegato al pulse control. Ha anche un'uscita dedicata per l'accordatore e funziona anche a batteria. Ma ragazzi, ora viene la parte che vi lascerà davvero senza parole. Quanto spazio occupa e soprattutto quanto ci costa questa cena di pesce? Tutto quello che avete visto sta comodamente in questa tasca della mia custodia. Il Pulse Mini entra nella tasca principale senza problemi. Il Pulse Control e l'Ampero Switch Plus occupano un minimo spazio, se volete lo mettete proprio nella tasca dei pantaloni. Il Wang Press si infila perfettamente nella tasca grande, dove aggiungo anche un caricatore USB-C, 2 cavi jack e il cavo USB per la ricarica, e lo spazio rimanente è sufficiente anche per plettri e accessori vari. Questo setup l'ho portato spesso in viaggio con me e il peso totale è gestibile per qualsiasi situazione, volendo anche in aereo. Posso suonare ovunque con la stessa praticità e flessibilità a cui sono abituato con la mia strumentazione in studio, e la cosa bella è che le jam session a casa di amici sono ancora più stimolanti perché ho sempre con me tutto il necessario. La vera rivoluzione quindi non è tanto il suono, ma la libertà di suonare ovunque sfruttando ciò che hai. Ma veniamo ai costi. Il Pulse Control costa 59 euro e l'Ampero Switch Plus costa 20 euro. Rinunciate quindi a una cena per 2 e con 79 euro avete a portata di mano la soluzione definitiva per sfruttare al massimo la vostra strumentazione. Ma se non avete un ampio con gli effetti o il vostro non ha la connessione MIDI o Bluetooth, il costo del Pulse Mini è di 115 euro. I bambini li lasciate a casa e vi risparmiate una cena con tutta la famiglia. Se poi volete il massimo della versatilità, il Wang Press costa 180 euro e sfacciatamente vi trasferite tutti a scrocco dai nonni per il fine settimana. Vi lascio tutti i link in descrizione. Aspettate però, perché c'è una cosa che non vi ho detto. Tutto quello che vi ho appena mostrato è completamente inutile se non sapete come creare il vostro suono. Cliccate quindi su questo video se volete imparare a creare ora il vostro suono. Non ve ne pentirete. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!